Salve amici, buona giornata a tutti. Oggi prepariamo insieme una golosissima torta salata con patate e gorgonzola. Con pochi e semplici ingredienti porteremo in tavola una meraviglia. Molto semplice e veloce da preparare, quindi vi consiglio di non saltare i passaggi e di guardare il video attentamente per avere un ottimo risultato. Ed ora iniziamo. La prima cosa da fare è pelare e tagliare a tocchetti le patate. Una volta sbucciate e tagliate le patate, daremo una leggera sbollentatura per circa 2-3 minuti. Questo serve per precuocere leggermente le patate e per poi finire la cottura in forno. L'acqua è in ebollizione e caliamo le patate dopo averle sciacquate sotto acqua corrente. E le facciamo cuocere dal momento che riprende l'ebollizione per 2 massimo 3 minuti, non di più. Ed ecco qui, i 3 minuti sono passati, spengo la fiamma e scolo le patate. Alle patate aggiungo un filo d'olio, del sale, un pizzico di pepe, qualche aghetto di rosmarino, e per finire una manciata di parmigiano che non guasta mai. E mescolo il tutto. A questo punto non ci resta che srotolare un rotolo di pasta sfoglia e adagiarlo in una tortiera. Questa è una tortiera da 26 cm di diametro. E in questo modo facciamo scendere con delicatezza, sistemiamo bene. Con i rebbi di una forchetta andiamo a bucherellare la base. Alla base metteremo dei pezzettini di gorgonzola. Benissimo, una volta spalmato il gorgonzola alla base, io per insaporire ancora di più aggiungo dello speck a listarelle, così. Ne lascerò qualche pezzettino per dopo. Fatto questo, non ci resta che versare all'interno le patate. Sistemiamo bene. Benissimo, adesso a questo punto aggiungo dell'altro formaggio in questo modo. Un'altra spolverizzata di parmigiano, un po' di pepe, questo naturalmente è facoltativo, se lo volete lo mettete, se non lo volete non lo mettete. E per finire qualche altro aghetto di rosmarino, un altro goccino d'olio. Abbassiamo leggermente il bordo della nostra torta. Eliminiamo l'eccesso di carta. E la torta salata è pronta per essere infornata. A più tardi.
Il gorgonzola può essere sostituito tranquillamente dal formaggio taleggio, ma per chi non piacesse questa tipologia di formaggio e quindi vuole un qualcosa di più dolce, può utilizzare dello stracchino o della crescenza, insomma il formaggio che a voi più piace, però che sia morbido, ok? Continuiamo. La torta è uscita dal forno, l'ho infornata a 200 gradi per 25 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate di 5-10 gradi la temperatura. E poi, come dico sempre, ognuno conosce il proprio forno, quindi regolatevi di conseguenza. E adesso non ci resta che farla intiepidire e poi assaggiarla. E nel frattempo aggiungo in superficie il restante speck. La torta si è raffreddata ed ora non ci resta che assaggiare. Bellissima, bella da vedere e soprattutto buona da gustare. Amici carissimi, vi consiglio di provare questa deliziosa torta salata perché è veramente buona. Detto questo, io vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.